Ma cos'è successo a questa pianta? Perché attualmente è così brutta, come d'altronde questa? Cameraman inquadra qui. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andreas Juzzolini per il sito juzzolinifortunato.com, sono un dottore agronomo e oggi andiamo a capire cosa è successo a queste piante. Prima cosa, che piante sono? Sono delle piante che fanno parte al genere Agave, in particolar modo questa è una pianta di Agave attenuata. A differenza delle altre agavi, è una pianta che si differenzia perché prima cosa non ha le spine, è una pianta grassa, mi ho dimenticato di dirlo, comunque non ha le spine. Seconda cosa, ha delle foglie dalla consistenza tenera, a differenza delle altre agavi che hanno proprio delle foglie nude. Terza cosa, a mio parere, è una delle agavi più belle, se non la più bella, è veramente una pianta stupenda. Questa è una pianta in natura, comunque, tra virgolette, rovinata. Se guardate le piante di agave in vivaio dove sono concimate, tenute bene, eccetera, eccetera, sono veramente belle. Se cercate su Google agave attenuata, andate a vedere la bellezza di questa pianta. In inglese è anche detta foxtails plant, ovvero pianta dalla coda di volpe, perché queste evidentemente somigliano a delle code di volpe. Io non ho mai visto una coda di volpe, però se si chiama così un motivo ci sarà. Torniamo a noi, cosa è successo a queste piante? Dovete sapere che le agavi sono delle piante monocarpiche. Cosa significa? Significa dall'unica fioritura, quindi dopo la fioritura vanno a morire. Ma quindi, quando andiamo a coltivare le agavi, se dopo la fioritura muoiono, che senso ha? Ha senso perché ci godiamo la bellezza di questa pianta, tra l'altro per la fioritura dell'agave servono dai 10 ai 20 anni, dipende dalle condizioni, dal clima, più caldo fa, prima vanno a fiorire. Questo è un asse fiorale lunghissimo, quindi la pianta va a produrre questo asse fiorale e successivamente muore. Cosa fa la pianta prima di morire? Prima cosa va a determinare la formazione di numerosissimi semi, quindi c'è la propagazione della specie, e successivamente va a formare tantissimi polloni. Cosa sono i polloni? Sono quelli che in gergo vengono chiamati figli delle piante, quindi i polloni sono tutti questi, qua ce ne sono un centinaio. I polloni sono alla base, i polloni alla base sono definiti polloni basali, ovvero questo, addirittura sono stati creati dei polloni differenziati, dei polloni sul tronco. Qui invece abbiamo dei polloni enormi anche, non so se si vedono dall'inquadratura. Quindi la pianta comunque prima di morire ha dato vita a un centinaio di polloni. Come avete potuto vedere da questo esempio, l'obiettivo di ogni organismo vivente è la propagazione della specie, la sua riproduzione. Addirittura questa pianta di agave è andata a sacrificare la sua vita per dare vita, prima cosa, a numerosissimi polloni, infatti ce ne sono un centinaio, e successivamente a una miriade di semi che poi verranno disseminati dagli animali, dal vento, dall'acqua, quindi la specie verrà propagata in lungo e in largo. Il video sul motivo per cui queste agavi sono in questo modo finisce qua. Se il video ti è piaciuto devi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi puoi farla nei commenti. Se ti va puoi visitare i miei social, Facebook, Instagram e TikTok, ti lascio il link nella descrizione del video. Grazie per la visione, ti aspetto alla prossima.